Ok, preparatevi perché la storia di Burak e Francesca si fa ancora più succosa. Abbiamo appena grattato la superficie, ma ora ci immergeremo negli abissi della loro relazione, analizzando ogni dettaglio, ogni sussurro, ogni sguardo che ha contribuito a creare questo dramma avvincente. Come dicevo, Burak è l'incarnazione del fascino maschile. Un uomo che emana sicurezza da ogni poro, con un'aria di mistero che lo rende irresistibile. Ma scavando più a fondo, si scopre che questa sicurezza è solo una facciata, una maschera che indossa per nascondere le sue fragilità. Burak è un uomo che ha bisogno costante di conferme, di sentirsi amato e desiderato, e questo lo porta a cercare attenzioni al di fuori della sua relazione. Il suo successo professionale è innegabile, ma la sua vita privata è un labirinto di insicurezze e paure. Francesca, d'altro canto, è una donna di successo, indipendente e con un carattere forte. La sua bellezza è magnetica, ma è la sua determinazione e la sua intelligenza a renderla veramente speciale. Francesca è una donna che sa quello che vuole e non ha paura di lottare per ottenerlo. Ma dietro questa facciata di forza si nasconde una fragilità inaspettata, la paura di non essere all'altezza delle aspettative, di non essere abbastanza brava, abbastanza bella, abbastanza amata. Questa insicurezza la rende vulnerabile e la spinge a cercare conferme nel lavoro e nelle relazioni. Il loro incontro è stato un evento fatale, un colpo di fulmine che ha sconvolto le loro vite. Si sono incontrati durante una cena di gala, un evento mondano dove le regole sociali sembrano svanire, lasciando spazio solo all'istinto e alla passione. L'attrazione è stata immediata, quasi violenta, una scintilla che ha acceso un fuoco difficile da domare. I loro sguardi si sono incrociati, le loro mani si sono sfiorate, e in quel momento hanno capito che le loro vite non sarebbero state più le stesse. Fin da subito, però, si è capito che la loro relazione non sarebbe stata una passeggiata. C'erano troppe differenze, troppi ostacoli, troppi segreti che minacciavano di far crollare tutto. Burak era abituato ad avere tutto sotto controllo, a dettare le regole del gioco, mentre Francesca era una donna indipendente, abituata a prendere le proprie decisioni e a non farsi influenzare da nessuno. Queste differenze hanno creato delle tensioni fin dall'inizio, delle piccole scaramucce che però hanno minato la loro relazione. Ma la passione era troppo forte, un'attrazione irrazionale che li spingeva l'uno verso l'altro, nonostante le difficoltà. Si sono lasciati trasportare da questo vortice di emozioni, senza pensare alle conseguenze, senza rendersi conto che stavano giocando con il fuoco. Le loro notti erano piene di passione, di baci rubati, di sussurri proibiti. Ma durante il giorno, la realtà tornava a farsi sentire, con i suoi problemi, le sue responsabilità, i suoi segreti. Ed è qui che entriamo nel vivo della questione, i segreti intimi. Cosa si nascondeva dietro i sorrisi, gli sguardi languidi, le promesse sussurrate? Beh, preparatevi, perché qui si fa sul serio. Burak, apparentemente sicuro di sé, nascondeva un'insicurezza profonda, un bisogno costante di sentirsi ammirato e desiderato. Aveva avuto diverse relazioni in passato, ma nessuna era mai durata a lungo. Era sempre alla ricerca di qualcosa di più, di un amore che lo riempisse completamente, ma non riusciva mai a trovarlo. Francesca, invece, dietro la facciata di donna forte, celava una fragilità inaspettata, una paura di non essere all'altezza delle aspettative. Aveva lavorato duramente per raggiungere il successo, ma si sentiva sempre sotto pressione, come se dovesse dimostrare continuamente il suo valore. Questa insicurezza la spingeva a cercare conferme nel lavoro e nelle relazioni, a volte anche in modo sbagliato. Questi segreti, ovviamente, hanno creato delle crepe profonde nella loro relazione. La fiducia è venuta meno, sostituita dal sospetto e dalla gelosia. Burak era geloso della carriera di Francesca, del suo successo, della sua indipendenza. Temeva che lei potesse lasciarlo, che potesse trovare qualcuno di migliore. Francesca, invece, era gelosa delle attenzioni che Burak riceveva dalle altre donne, della sua fama, del suo fascino. Temeva che lui potesse tradirla, che potesse stancarsi di lei. Ogni parola, ogni gesto veniva interpretato, analizzato, soppesato. Un vero e proprio inferno. Un labirinto di menzogne da cui sembrava impossibile uscire. Si spiavano a vicenda, controllavano i loro telefoni, cercavano indizi che potessero confermare i loro sospetti. La loro relazione era diventata un campo di battaglia, dove la fiducia era stata sostituita dalla paranoia. Ma nonostante tutto, la passione continuava a bruciare,
alimentata da un'attrazione irrazionale e da un desiderio inestinguibile. Si odiavano e si amavano con la stessa intensità, si respingevano e si cercavano continuamente. Era come se fossero intrappolati in un ciclo infinito di amore e odio, incapaci di liberarsi l'uno dall'altro. E poi c'è la lotta per la passione. Una battaglia senza esclusione di colpi, dove l'amore si mescola all'odio, la tenerezza alla rabbia. Burak e Francesca si sono sfidati a vicenda, mettendosi alla prova, cercando di capire fino a che punto erano disposti a spingersi per ottenere l'amore dell'altro. Si sono provocati, si sono stuzzicati, si sono umiliati a vicenda. Era un gioco pericoloso, un duello all'ultimo sangue dove non c'erano vincitori né vinti. Si sono rincorsi, si sono respinti, si sono amati e odiati con la stessa intensità. Hanno giocato un gioco pericoloso, con regole non scritte e conseguenze imprevedibili. Una vera e propria montagna russa di emozioni, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. I loro amici e familiari erano preoccupati per loro, vedevano che si stavano facendo del male a vicenda, ma non sapevano come aiutarli. E arriviamo finalmente allo scandalo. Un evento che ha sconvolto le loro vite e che ha messo a nudo tutte le loro debolezze. Uno scandalo che ha coinvolto terze persone, che ha fatto emergere segreti inconfessabili e che ha messo a rischio la loro reputazione. Si è scoperto che Burak aveva avuto una relazione con una giovane modella, una ragazza molto più giovane di lui, che era disposta a tutto per ottenere fama e successo. Francesca, d'altro canto, aveva avuto una breve avventura con un collega di lavoro, un uomo affascinante e carismatico che l'aveva fatta sentire desiderata e ammirata. Questi tradimenti sono venuti alla luce in modo pubblico e clamoroso, grazie ai social media e ai tabloid. Le loro vite private sono state esposte al mondo intero, i loro segreti sono stati svelati, la loro reputazione è stata messa in discussione. È stato un momento di crisi profonda, che ha costretto Burak e Francesca a fare i conti con le proprie responsabilità e a prendere decisioni difficili. Lo scandalo ha coinvolto anche interessi economici e vendette personali. La modella che aveva avuto una relazione con Burak aveva venduto la sua storia ai tabloid, rivelando dettagli intimi e imbarazzanti. Il collega di lavoro con cui Francesca aveva avuto un'avventura era stato licenziato dal suo posto di lavoro, e aveva giurato di vendicarsi. Era un mix esplosivo di tradimenti, interessi economici e vendette personali, che ha fatto tremare le fondamenta della loro relazione. Si sono trovati di fronte a un bivio: continuare a lottare per il loro amore, nonostante tutto, oppure arrendersi e prendere strade separate. La decisione non è stata facile, ovviamente. Hanno dovuto fare un profondo esame di coscienza, capire cosa volevano veramente e se erano disposti a perdonare i propri errori e quelli dell'altro. Si sono chiusi in casa per giorni, senza parlare con nessuno, cercando di capire cosa fare. Hanno pianto, hanno urlato, si sono accusati a vicenda. Ma alla fine, hanno capito che non potevano vivere l'uno senza l'altro. Hanno deciso di perdonarsi a vicenda, di dimenticare il passato e di ricominciare da capo. Hanno capito che il loro amore era più forte di qualsiasi ostacolo, di qualsiasi scandalo. Hanno deciso di affidarsi a un terapeuta di coppia, per imparare a comunicare meglio e a gestire le loro emozioni. Hanno capito che dovevano lavorare sodo per ricostruire la fiducia, per ritrovare la serenità e la felicità. La loro storia è un monito, un avvertimento sui pericoli della passione sfrenata e della mancanza di fiducia. Ma è anche una testimonianza della forza dell'amore, della capacità di superare le difficoltà e di perdonare gli errori. Un amore imperfetto, tormentato, ma pur sempre amore. Un amore che ci fa sognare, che ci fa soffrire, ma che ci fa sentire vivi. E voi cosa ne pensate? Credete che Burak e Francesca abbiano una possibilità di essere felici insieme? Oppure pensate che la loro relazione sia destinata a fallire? La loro storia è un esempio di come l'amore può essere complicato, doloroso, ma anche meraviglioso e appagante. Un amore che ci mette alla prova, che ci fa crescere, che ci fa diventare persone migliori. La loro storia è un riflesso delle nostre vite, delle nostre relazioni, delle nostre paure e delle nostre speranze. E ora, cari amici, è il momento di lasciare che la vostra opinione si faccia sentire. Diteci cosa pensate di Burak e Francesca, della loro storia, del loro amore. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre opinioni. E non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ho in serbo tante altre storie interessanti da raccontarvi. Un abbraccio e alla prossima!